Ciao ragazzi e bentornati su RetroG. Durante la recensione del monitor Arcuda, la nostra community si è spaccata in due. Molti hanno apprezzato questo hardware, ma tantissimi di voi hanno sollevato un dubbio che secondo me è lecito. Questo monitor può andare a sostituire un buon CRT nella nostra postazione analogica? Oggi io e Flavio siamo qui per scoprirlo insieme. Sigla! Sapete, noi abbiamo tutte le nostre retro console che sono collegate a una ciabatta multiscarte che finisce nel nostro TV consumer di riferimento, che è un Sony Trinitron KV21CL10E, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Un CRT con una visualizzazione quasi perfetta, una geometria incredibile, di cui vi porteremo poi un approfondimento in un video dedicato. Ma oggi siamo qui proprio per parlare invece di come si comporta il monitor Arcuda nella stessa situazione. Difatti abbiamo staccato la SCART dal nostro Trinitron di riferimento e l'abbiamo collegata tramite un adattatore al nostro monitor, proprio per vedere come gestiva il segnale a 240p nativo. E come potete vedere da questo paragone che abbiamo messi accanto, ovviamente rispetto a un CRT classico un po' perde, ma un bel po'. Anche se fa quello che promette, ovvero visualizza il segnale nativamente senza artefatti visivi e con uno scrolling praticamente perfetto. Il problema del segnale a 240p è che se lo andiamo a spalmare su un monitor che ha una risoluzione 1440x1080 è ovvio che perde rispetto a un CRT che è nato proprio per visualizzare il 240p. Che cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? Ovviamente dovremo utilizzare un upscaler. Ovviamente noi per la nostra configurazione ideale abbiamo usato il RetroTink 4K. E quali sono le configurazioni che dovete andare a impostare per, diciamo, avere il massimo dalla vostra postazione analogica insieme al RetroTink e l'Arcuda? Intanto dobbiamo andargli a dire che in input stiamo prendendo il segnale dalla SCART, quindi impostiamo il segnale SCART. Dopo l'input, ovviamente, dobbiamo andare a dirgli che tipo di output vogliamo. In questo caso noi abbiamo uno schermo che è 1440x1080, quindi questo tipo di output 1080 va benissimo, 60 Hz. Dopodiché dobbiamo andargli a dire cosa fare con lo scaler. La prima cosa che vi voglio mostrare è questa, il lag. Quando il RetroTink vi mostra un lag di questo tipo, ovvero in continua evoluzione, significa che in realtà non sta ammettendo nessun tipo di lag in più rispetto a quello del monitor nativo, che sapete che è di più o meno 1,5 millisecondi. Ricordiamo sempre che il lag di un frame è 16 millisecondi, quindi siamo lontanissimi dal frame di lag. Questa è l'impostazione che ovviamente la squadra di impostazione che dovete cambiare di più. Noi ovviamente abbiamo impostato già un preset che poi abbiamo salvato tra i profili. Come vedete ho creato questo nuovo profilo 0. Quando voi arrivate a una configurazione ideale, salvate il profilo da questa schermata, così ogni volta che accendete il RetroTink vi ritroverete sempre su questa schermata. E questa è una cosa importantissima e soprattutto che risolve tanti dei piccoli problemini che potreste avere di configurazione. La fate una volta e insomma poi rimane quella. Un'altra cosa che vi volevo mostrare è il cambio di console. Ovviamente questa è una configurazione che abbiamo fatto sul NES, ma proviamo a cambiare console e vediamo cosa succede. Ad esempio, se passiamo dal NES, accendiamo invece in questo momento il Mega Drive. Prendiamo il solito Sonic come riferimento e come vedete la qualità è impressionante, è altissima.
E se la risoluzione nativa della console che state utilizzando è uguale alla successiva che accendete, non dovete andare a cambiare nessuna configurazione, a meno che non volete aumentare qualche parametro qua e là. Ad esempio, se rispetto al vostro CRT vi sembra poco luminosa avendo aggiunto le skyline, potrete andare ad agire da questa schermata intanto col tipo di skyline. Se non ne volete, ad esempio, potete impostare su off. Io in questo momento ho impostato un tipo di skyline esponenziali, ma se vi sembra troppo bassa la luminosità, dopo aver impostato le skyline potete andare ad agire con gain e aumentare la luminosità di base del vostro monitor. Queste sono tutte impostazioni che vi permette di fare RetroTink. È ovvio che se cambiate scaler queste impostazioni cambiano, ma in linea di massima tutti gli scaler fanno la stessa cosa, cercano di migliorare l'immagine e potervela far vedere in uno schermo di risoluzione maggiore. Ulteriore alternativa all'upscaler può essere utilizzare questi adattatori a plug and play che convertono il segnale a 240p della console in HDMI. Ce ne sono di tutti i tipi per PlayStation 2, GameCube, Dreamcast e anche quello per Neo Geo. Un'altra alternativa al classico upscaler o al RetroTink può essere direttamente collegare una console analog in HDMI a questo stupendo monitor. Spettacolo! Come abbiamo visto, per ottenere la resa più vicina possibile a quella di un CRT serve obbligatoriamente un upscaler o addirittura il RetroTink 4K che vi dà il risultato migliore che potreste desiderare. Ma quello che mi domando è: perché dovrei preferire il monitor Arcuda al mio OLED che ho a casa da gaming con bassissima latenza? Il primo motivo è sotto gli occhi di tutti ed è palese, ovvero il fattore di forma. Questo è un monitor 4 terzi e ragazzi, trovare un monitor 4 terzi sul mercato che accetti nativamente i segnali analogici 240p e 480p e soprattutto che abbia queste performance anche a livello di latenza è quasi impossibile. È una mosca bianca in un mercato pieno di monitor 16 noni che si comportano più o meno nello stesso modo, però senza avere questo fattore di forma, quindi questo è eccezionale. Poi la versatilità. Questo è un monitor che ha tantissimi input, ovvero il segnale VGA, il DisplayPort, il DVI e l'HDMI. Avete tantissima possibilità, non solo, Arcuda vi mette a disposizione anche un adattatore per poter visualizzare nativamente quelli che sono i segnali dei vostri cabinati, quindi potete utilizzare questo monitor come sostituto naturale di un cabinato. Quindi, per poter rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio, abbiamo intrapreso un percorso che è arrivato fin qui, ovvero se volete andare a sostituire un CRT in una postazione analogica dovete spendere un pochino, perché purtroppo queste console sono nate con in testa il segnale 240p, diciamo, visualizzato su un CRT. Quindi per avere la stessa resa, purtroppo oggi dobbiamo mettere mani al portafoglio. Però vi possiamo assicurare che dopo questo investimento, questo sforzo, il risultato è eccezionale, perché in combinazione con il RetroTink non c'è CRT che tenga. Qui abbiamo il massimo della visualizzazione, il massimo della bellezza visiva che si possa ottenere da queste console. Ci sono dei pro, ma ci sono anche dei contro. E quali sono i contro? Uno è ovvio, ci sono degli accessori tipo le light gun che sono nate con in testa la tecnologia dei CRT. Nemmeno si poteva immaginare la tecnologia. Quindi non possono essere utilizzate con questo tipo di monitor. Quindi se avete questa esigenza e se giocate spesso con i giochi light gun, comunque un CRT non lo buttate, tenetelo sempre messo di lato nella postazione.
Altra cosa, ovviamente, la latenza. È vero che questo monitor ha una latenza bassissima, ma comunque ha 1,5 millisecondi di latenza. Se siete speedrunner, Quindi se siete degli speedrunner, comunque il Non fa CRT poi. è sempre consigliato. E poi c'è il fattore nostalgia. È ovvio che in una postazione da gaming analogica un CRT, soprattutto un buon CRT, fa sempre la sua porca figura. ed è, diciamo, più indicato, secondo noi. Ciò non toglie che se non volete scendere a compromessi con questi diavolo di scatoloni quadrati da 50 kg, questa è la soluzione migliore. Noi non abbiamo ancora trovato una soluzione migliore di questa per sostituire un vecchio CRT. Ma Giovanni, noi un CRT lo troviamo in discarica, noi me lo regala la nonna, io lo vado a prendere qua. tutto verissimo. È tutto vero fino a 5-6 anni fa. Oggi non è più così. Vi ho portato esempi di CRT meravigliosi, tenuti benissimo, che dopo 10-15 anni purtroppo hanno una geometria che è completamente sfasata. Questo purtroppo è un limite enorme dei CRT. Alcuni nascono con questo limite perché all'epoca non si guardavano a queste cose. Oggi noi puristi però siamo un po' fissati con la geometria, con le linee dritte e quindi quando inseriamo quando poi inseriamo il 240p su IT e vediamo le linee tutte storte, è ovvio che poi ci rimaniamo male. Ma se siete dei puristi è ovvio che questo è una cosa che vi può dare fastidio. Le soluzioni ci sono. Una soluzione drastica è questa. Un'altra soluzione è inseguire il sacro Graal, ovvero un CRT come il mio, che non so neanche io come sia possibile, abbia una geometria come questa. Probabilmente è stato acquistato e mai usato. Quindi si va un po' a fortuna con la C. La fortuna con la C maiuscola. Lo sappiamo qual è. Ok, detto questo ragazzi, noi abbiamo cercato di non tralasciare nulla, di farvi vedere tutti i possibili escamotage a cui potete ricorrere per poter sostituire nella vostra postazione un buon CRT. Ma, detto fra noi, un buon CRT è come una buona moglie. E non si cambia, ragazzi. Non si cambia. L'amante, ok, una scappatella, vabbè, ok, ma il buon la moglie, la moglie non è sempre la moglie. Non si cambia mai, non si cambia mai. Quindi, come non si cambia la moglie, non si cambia neanche cosa? La suocera. La suocera, ovviamente. Quindi, noi salutate sempre le vostre suocere, perché Sempre. se potete usufruire in tranquillità la domenica a pranzo delle vostre retro console, dovete anche ringraziare il buon cuore delle vostre suocere che ve lo fa. Giusto. Invece di fare da mangiare, di preparare di mangiare per tutta la vostra famiglia, lo fa la vostra suocera e voi continuate a giocare nella vostra postazione analogica con le imprecazioni di sottofondo di vostra moglie. Che sia con un CRT o con un monitor arcade. Esatto, l'importante è sempre retro giocare e divertirsi. Ed è importante anche cosa, Flavio? Lasciare un like, iscrivervi al canale, abbonarvi al canale e con la scusa ringraziamo anche tutti gli abbonati, soprattutto gli abbonati VIP che ci amano, Giovanni, ci amano. Sì. Poi lasciate l'hype, uno swipe col vostro ditino nel primo commento e lasciate hype che ci serve insomma per girare su questo, diciamo, io lo dico sempre, che ormai è diventata la TV nazionale di YouTube e quindi è molto importante destreggiarsi su questi che un po' sono questi canali di retro gaming che un po' ci stanno inseguendo, ma non so se riusciranno mai a raggiungerci. Noi siamo Retro G, vi vogliamo bene e vi auguriamo un buon retro gaming. Ciao!